Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che so vi piacerà un sacco. Sapete quanto amiamo i dietro le quinte, le curiosità e i gossip sul mondo delle serie TV turche, e oggi ci immergeremo proprio in questo. Parleremo di Burak Özçivit e Neslihan Atagul, due attori iconici, bellissimi, talentuosi, insomma, due star che hanno fatto sognare milioni di persone. E lo faremo svelando confessioni inaspettate dal set di una delle loro serie più amate. Preparatevi a scoprire aneddoti, piccoli segreti e dinamiche che forse non conoscevate. Il tutto condito con un pizzico di drama, perché si sa, i set televisivi sono veri e propri microcosmi. Prima di iniziare, però, vi chiedo un piccolo favore. Se siete nuovi sul canale, o se semplicemente non lo avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche. In questo modo sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video, pieni di curiosità, recensioni, news e approfondimenti sul mondo delle serie TV turche. E fidatevi, non ve ne pentirete. Quindi, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel mondo di Burak e Neslihan e scopriamo cosa è successo dietro le quinte. Innanzitutto, dobbiamo contestualizzare. Parliamo di una serie che ha riscosso un successo planetario, che ha fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo. Parliamo di una chimica sullo schermo palpabile, di due personaggi che sono diventati iconici e che hanno definito un'epoca. Stiamo parlando, ovviamente, di Kara Sevda. Ora, Kara Sevda è stata una serie incredibilmente popolare per molte ragioni. La trama avvincente, la regia impeccabile, le musiche suggestive, ma diciamocelo chiaramente, una parte enorme del suo successo è dovuta all'alchimia tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. La loro interpretazione di Kemal e Nihan è stata così intensa, così credibile, che molti fan hanno iniziato a fantasticare su una possibile relazione anche fuori dal set. E qui iniziano le prime confessioni, le prime indiscrezioni. Perché, nonostante la chimica evidente sullo schermo, sembra che dietro le quinte non tutto fosse rose e fiori. Anzi, a quanto pare, ci sono stati momenti di tensione, piccoli battibecchi e, a detta di alcuni, anche un certo freddo tra i due attori. Ora, è importante sottolineare che queste sono solo indiscrezioni, rumors che circolano da tempo negli ambienti del gossip turco. Non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Però, la persistenza di queste voci e alcuni comportamenti osservati nel corso degli anni hanno alimentato la convinzione che tra Burak e Neslihan non ci fosse un rapporto di grande amicizia e affinità. Una delle teorie più diffuse riguarda la gelosia. Pare che Fariye Evcen, moglie di Burak Özçivit, non vedesse di buon occhio l'intesa tra il marito e Neslihan. Alcune fonti riferiscono di visite sul set da parte di Fariye, che a volte creavano un'atmosfera tesa e imbarazzante. Ovviamente, queste sono solo voci e interpretazioni, ma è innegabile che l'ombra della gelosia abbia spesso aleggiato attorno al rapporto tra Burak e Neslihan. Ma profondicemos en esto. No, se trata simplemente de una visita occasional. Se habla de una presencia casi constante en el set, particularmente durante las escenas más románticas entre Burak y Neslihan. Algunos incluso sugieren que Fariye solicitó, y obtuvo, la aprobación del guión de cada episodio, con el fin de asegurarse de que las escenas de amor no fueran demasiado explícitas o comprometedoras para su marido. Esta insistencia, comprensible para algunos dado el intenso fervor que Kara Sevda generaba, fue percibida por otros en el set como una señal de desconfianza y incontrol, lo che inevitabilmente tensò l'ambiente. Un altro aspetto interessante riguarda gli stili di recitazione. Sembra che Burak e Neslihan avessero approcci diversi al lavoro. Burak, più istintivo e passionale, Neslihan, più metodica e riflessiva. Queste differenze, a volte, portavano a frizioni e disaccordi sul set. Certo, è normale che gli attori abbiano stili diversi, ma quando queste differenze diventano troppo marcate, possono influire sulla dinamica del gruppo e sulla resa finale del prodotto. La diferencia de estilos, sin embargo, no era solo una cuestión de preferencias personales. Se rumorea que Burak, confiado en su atractivo y en su instinto actoral, a veces improvisaba durante las escenas, lo que tomaba a Neslihan por sorpresa. Neslihan, por su parte, prefería un enfoque más estructurado y planeado, dedicando tiempo a analizar el guión y a ensayar sus líneas.
Esta falta de sincronización en sus métodos de trabajo generó frustración en ambas partes, especialmente cuando se trataba de escenas complejas o emocionales. La comunicación entre ambos se volvió tensa, con rumores de discusiones acaloradas durante los ensayos y de peticiones a la producción para tener tiempos de ensayo separados. Ma non è tutto negativo. Non osta. NT, le tensioni e i piccoli litigi, Burak e Neslihan sono stati sempre dei professionisti impeccabili. Hanno saputo mettere da parte le loro divergenze e concentrarsi sul lavoro, regalando al pubblico delle performance indimenticabili. Anzi, alcuni sostengono che proprio questa tensione, questa chimica contrastata, abbia contribuito a rendere ancora più intensa e credibile la loro interpretazione di Kemal e Nihan. Es importante resaltar esto. A pesar de los rumores y las tensiones, tanto Burak como Neslihan mostraron un alto nivel de profesionalismo. Entendían la importancia de su trabajo para el éxito de la serie Y, aunque no congeniaban del todo fuera del set, supieron proyectar una química innegable frente a las cámaras. La dedicación de ambos a sus personajes es indiscutible. Y su capacidad para separar la vida personal de la profesional es un testimonio de su talento y el compromiso con su oficio. De hecho, algunos miembros del equipo técnico afirman que la tensión entre ellos se transformaba en energía creativa, alimentando la pasión y la intensidad de sus interpretaciones. E poi c'è un altro aneddoto interessante che riguarda le scene più intime. A quanto pare, sia Burak che Neslihan provavano un certo imbarazzo nel girare le scene di bacio e di passione. Forse a causa della presenza dei rispettivi partner, forse a causa di una certa timidezza personale. Fatto sta che queste scene richiedevano spesso più ciak del previsto e creavano un'atmosfera un po' goffa sul set este imbarazzo. Aggravado por la constante presencia de Faria y por el intenso escrutinio mediático, se manifestaba de diversas maneras. Se dice que Burak solía hacer bromas silinquistes entre tomas para aliviar la tensión, mientras que Neslihan se mostraba más reservada y concentrada en su trabajo. La dirección, consciente de la situación, intentaba crear un ambiente lo más cómodo posible, limitando el número de personas presentes en el set durante las escenas íntimas y ofreciendo a los actores el mayor control posible sobre sus movimientos y expresiones. A pesar de estos esfuerzos, las escenas de amor seguían siendo un desafío para ambos, y a menudo se requerían múltiples tomas para lograr el resultado deseado. Ma al di là delle tensioni e degli imbarazzi, è importante ricordare che Kara Sevda è stata un'esperienza formativa e significativa per entrambi gli attori. Ha consacrato il loro talento, ha aumentato la loro popolarità e li ha fatti entrare nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. E forse, proprio grazie a questa esperienza, hanno imparato a conoscersi meglio, a superare le proprie divergenze e a rispettare il lavoro l'uno dell'altro. Kara Sevda fue un punto de inflexión en la carrera de Burak y Neslihan. La serie no solo consolidó su estatus como estrellas en Turquía, sino que también les abrió las puertas al mercado internacional. El éxito arrollador de la telenovela en países de América Latina, Europa del Este y un Oriente Medio, catapultó su fama a niveles nunca antes imaginados. Ambos actores recibieron numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y talento. Además, la experiencia en Kara Sevda les permitió crecer como actores, enfrentándose a desafíos interpretativos complejos y trabajando en un ambiente de alta presión. Es probable que las dificultades que enfrentaron durante el rodaje les hayan enseñado valiosas lecciones sobre la colaboración, la profesionalidad y la importancia de mantener la calma bajo presión. Un'altra curiosità riguarda il rapporto con gli altri membri del cast. Sembra che Neslihan avesse un legame più forte con alcuni attori, mentre Burak preferiva frequentare altri colleghi. Questo, ovviamente, è del tutto normale, ogni persona ha le proprie affinità e le proprie preferenze. Però, anche questo aspetto ha contribuito a creare una dinamica complessa e sfaccettata sul set di Kara Sevda. La jerarquía en el set también influyó en las dinámicas interpersonales. Burak, siendo uno de los actores más experimentados y populares del elenco, gozaba de un estatus especial y de una mayor influencia sobre las decisiones creativas. Neslihan,
Aunque también era una actriz talentosa e irreconocida, se encontraba en una posición ligeramente inferior en la escala jerárquica. Esta diferencia en el poderición en el reconocimiento pudo haber contribuido a crear una brecha entre ambos, dificultando la comunicación y la colaboración. Además, los diferentes intereses y personalidades de los miembros del elenco, unidos a la presión y al estrés del rodaje, generaron divisiones y alianzas que complicaron aún más el ambiente de trabajo. E poi, non dimentichiamoci della pressione mediatica. Sia Burak che Neslihan erano costantemente sotto i riflettori, ogni loro gesto, ogni loro parola veniva analizzata e interpretata. Questa pressione, ovviamente, non facilitava il loro rapporto e contribuiva ad alimentare i rumors e le indiscrezioni. La prensa turca, conoce. Da por su sensacionalismo y por su obsesión con la vida privada de las celebridades, jugó un papel importante en la creación de rumores y especulaciones sobre la relación entre Burak y Neslihan. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado y reinterpretado en clave de romance, rivalidad o conflicto. Los paparazzi seguían a los actores a todas partes, intentando capturar momentos comprometedores o declaraciones incendiarias. Esta constante vigilancia mediática generó un ambiente de paranoia y desconfianza, dificultando aún más la comunicación entre Burak y Neslihan y contribuyendo a alimentar la percepción de que existía una tensión palpable entre ambos. La presión mediática fue tal que ambos actores tuvieron que emitir comunicados negando los rumores y pidiendo respeto por su vida privata. Ma, in definitiva, cosa possiamo concludere da tutte queste confessioni inaspettate? Beh, innanzitutto che i set televisivi sono luoghi complessi, dove si intrecciano relazioni professionali e personali, dove si scontrano ego e ambizioni, dove la pressione è altissima e dove la verità è spesso sfumata. Los sets de rodaje son microcosmos complejos donde se dan cita una gran variedad de personalidades, intereses y ambiciones. La presión de cumplir con los plazos, de satisfacer las expectativas del público y de mantener una imagen pública impecable, genera un ambiente de estrés y tensión que puede afectar las relaciones interpersonales. Además, la naturaleza efímera de los proyectos televisivos, donde las relaciones profesionales suelen ser temporales y superficiales, dificulta la creación de vínculos genuinos y duraderos. En este contexto, no es sorprendente que surjan conflictos, rivalidades y malentendidos entre los miembros del equipo, especialmente cuando se trata de actores de alto perfil que están constantemente bajo el escrutinio mediático. Possiamo concludere che Burak Özçivit e Neslihan Atagul sono due attori talentuosi e professionali, che hanno saputo superare le proprie divergenze e regalare al pubblico delle performance indimenticabili. Possiamo concludere che, nonostante le tensioni e i piccoli litigi, Kara Sevda è stata un'esperienza formativa e significativa per entrambi. A pesar de las dificultades que enfrentaron durante el rodaje de Kara Sevda, tanto Burak como Neslihan demostraron ser profesionales consumados. Su talento, dedicación y compromiso con su trabajo les permitieron superar las diferencias y tensiones, ofreciendo al público unas interpretaciones memorables que contribuyeron al éxito arrollador de la serie. Kara Sevda fue un hito en la carrera de ambos actores, consolidando su estatus como estrellas internacionales y abriéndoles las puertas a nuevos y emocionantes proyectos. La experiencia, sin duda, fue formativa e enriquecedora, permitiéndoles crecer como artistas y como personas. E possiamo concludere che, a volte, la magia che vediamo sullo schermo è frutto di un lavoro duro, di una grande professionalità e di una buona dose di compromesso. La magia que vemos en la pantalla es el resultado de un arduo trabajo, de una gran profesionalidad y de una buena dosis de compromiso. Detrás de cada escena romántica, de cada diálogo emotivo, de cada mirada intensa, hay horas de ensayo, de planificación y de colaboración. Los actores, directores, guionistas y técnicos trabajan en conjunto para crear una ilusión que cautiva al público y que les transporta a un mundo de sueños y fantasías. Pero detrás de esa magia, también hay tensiones, conflictos y sacrificios que a menudo permanecen ocultos a los ojos del espectador.
Quindi, ragazzi, questo era tutto per oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessanti queste confessioni inaspettate dal set di Cara Sevda. Ricapitolando brevemente, abbiamo parlato delle tensioni, delle gelosie, delle differenze di stile e della pressione mediatica che hanno caratterizzato il rapporto tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul sul set della serie. Abbiamo visto come, nonostante tutto, i due attori siano riusciti a regalare al pubblico delle performance indimenticabili e come Cara Sevda sia diventata un fenomeno globale. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero davvero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato queste informazioni interessanti e curiose. Adesso voglio sapere cosa ne pensate voi. Credete che ci sia davvero stata tensione tra Burak e Neslihan? Qual è la vostra scena preferita di Cara Sevda? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. E, ovviamente, non dimenticate di mettere mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici appassionati di serie TV turche e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Abbiamo tantissimi altri video in arrivo, pieni di curiosità, recensioni, news e approfondimenti sul mondo delle serie TV turche. Quindi, non perdeteveli. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!